Siete mai stati a Borgo Baccarato? Venite con me. La storia di questo borgo inizia dai primi anni 50, nello specifico dal 31 marzo 1954, e fu voluto dall'ERAS, l'ente di riforma agraria, per servire delle zone a vocazione fortemente agricola dove era già attiva l'omonima miniera di zolfo, la Zolfara Baccarato. Sappiamo che dal 1805, a seguito della scoperta dei primi giacimenti di zolfo, iniziò per Aidone un ampio periodo di prosperità alimentato dall'industria estrattiva. È in questo periodo che la zolfara di Baccarato ebbe un incremento nella produttività, chiamando minatori dai paesi vicini. Questa attività si è protratta fino al secondo dopoguerra, quando la miniera conobbe un lento declino, fino a quando non fu chiusa definitivamente nel 1960. Fino agli anni 40 del Novecento questo feudo era di proprietà della famiglia dei Lanza di Mazzarino. Successivamente il territorio passò in mano all'ERAS ed è in questo periodo che vennero costruite alcune abitazioni raccolte attorno alla piazza, una scuola rurale, un ufficetto postale ed una chiesa. Le forme di queste costruzioni sono estremamente sobrie, quasi anonime. La stessa chiesa è caratterizzata solo da alcune arcature ottenute con l'uso del cemento armato. Purtroppo, già negli anni '80 parte della chiesa crollò, trascinando l'altare e la statua della Vergine. Passati i primi anni di colonizzazione, a causa del grande flusso migratorio che dalla Sicilia interna migrò verso le grandi città della Sicilia, verso il nord Europa o verso il nord Italia, a causa inoltre della chiusura della miniera Baccarato, gli abitanti del borgo diminuirono drasticamente, fino a venire abbandonato quasi del tutto nella metà degli anni 70. Piccola curiosità, questo è uno dei pochi borghi rurali in cui la chiesa non è posta come elemento di sfondo sulla strada di accesso, ma perpendicolare alla via di entrata, quasi in posizione defilata. Rispetto agli altri borghi rurali edificati in questo periodo, Borgo Baccarato non rientra pienamente nella tipologia di borgo rurale, incentrato sulla coltivazione o sull'allevamento, in quanto si trattava di un borgo che dava soprattutto ospitalità a minatori ed alle loro famiglie. Ciò che è interessante di questa zona è che non molto lontano da Borgo Baccarato si possono osservare i resti della chiesa di San Marco, certamente la testimonianza maggiore di antiche presenze umane al Baccarato. Edificata attorno all'anno 1000, questa chiesa fu affidata inizialmente a monaci di rito e lingua bizantina. Nel 500 si trova citata come priorato di San Marco al Baccarato. Non si hanno dati certi invece del perché e del quando questa chiesa viene intitolata a San Marco Evangelista. La chiesa presenta una forma di basilichetta ad aula con abside a catino semicircolare ed è stata dichiarata nel 1991 monumento di particolare importanza storico-artistica, quale raro esempio della prima architettura normanna in Sicilia. Ci si vede per un prossimo video. Ciao!